Ben ritrovati. Giunti a questo punto sapete tutto degli investimenti. Avete imparato come sia necessario diversificare e adottare un corretto orizzonte temporale. Infine, vi è chiaro che a rischio maggiore corrisponde un rendimento potenzialmente superiore. Questo vale soprattutto quando impieghiamo in un'unica soluzione il nostro denaro e allora si parla di PIC o piano incremento capitale. Ma esiste una seconda modalità davvero utile che ci permette invece di investire a tappe. Di cosa trattiamo oggi? Del PAC, piano, accumulo, capitale. Il piano di accumulo è una metodologia concepita per costituire un patrimonio in un arco di tempo prestabilito, attraverso somme periodiche, con le quali si comprano quote di fondi comuni di investimento, azionari, obbligazionari, bilanciati, in base ai propri gusti, tipo un acquisto a rate. Sottoscrivere un PAC significa disporre di uno strumento flessibile per sfruttare le opportunità presentate dai mercati. Questo avviene grazie a un meccanismo efficiente che è in grado di ovviare alle insidie derivanti dalle variabili esterne, come ad esempio fluttuazioni pronunciate, scelte impulsive, timing sfortunato o crisi finanziarie. Il primo concetto fondamentale è quello del costo medio, in inglese cost average. Gli acquisti programmati consentono di avere molteplici occasioni in cui comprare, anziché una sola, e mediare il prezzo. Si possono quindi raggiungere ottime performance anche in situazioni sfavorevoli. Rifletteteci bene, l'affare migliore si fa quando il prezzo è più basso e si può approfittare di uno sconto. Vale la stessa regola per cui si aspettano le offerte al supermarket per fare scorta della marca preferita di birra o di gelato, per chi è goloso. In aggiunta, nel nostro caso, nel momento in cui il prezzo delle quote in nostro possesso risalirà, l'intero tesoretto varrà di più, molto di più. Il secondo caposaldo è la capitalizzazione composta. Se credete che il massimo della vita sia accatastare denaro sul conto corrente come Paperon de Paperoni nel suo deposito, tornate pure a leggere Topolino, ma ricordate che per quanto ammassiate soldi, non solo non ricaverete un centesimo dai vostri risparmi, ma inoltre tasse, costi ed inflazione eroderanno sistematicamente il valore dei vostri soldi. Ascoltate piuttosto questa storia. Si narra che tanti secoli fa il re di Persia volesse accordare una ricompensa ad un suo cortigiano che aveva inventato il gioco degli scacchi. Questi domandò in premio un chicco di riso sulla prima casella, poi il doppio sulla seconda e così via per le altre 62. Se pensate che il re se la sia cavata con poco, siete fuori strada. Il risultato finale è un numero astronomico: 18 miliardi di chicchi di riso. Che faccio, dottor Corresto? Lascio o tolgo? Fuori di metafora, noi non abbiamo scacchiere magiche che raddoppiano i nostri investimenti, ma abbiamo due alleati: il tempo, che lavora per noi, e un metodo che ci dà la facoltà di accumulare sempre, in ogni circostanza, con il sole, col buio, con la pioggia e con la neve, quando la nostra squadra del cuore vince e quando perde. Non serve un grande capitale iniziale. Una minima disponibilità accantonata ogni mese negli anni può crescere a livello esponenziale e trasformarsi in un patrimonio ingente. L'investimento si costruisce un po' per volta, con costanza. Come la vigna concede i suoi meravigliosi frutti se viene coltivata con dedizione e pazienza, allo stesso modo occorre attendere che l'interesse composto svolga il suo compito. Voi dovete soltanto preoccuparvi di metter via i soldi. Considerate gli eventuali incidenti di percorso. Nella vita può capitare. Il resto lo faranno i mercati finanziari, che operano a vostro favore. Sono infiniti i vantaggi che si possono ottenere da un piano di accumulo. Ne abbiamo individuati almeno 15. È possibile raggiungere nel tempo importi notevoli, a partire da piccoli esborsi ricorrenti,
scegliendo entità e durata. Poiché i versamenti sono automatici, si gestisce meglio l'emotività, che spesso in borsa è elevata. Anzi, la volatilità, di solito temuta come la peste, si tramuta in un prezioso assist per la nostra strategia di investimento. È pur sempre un risparmio forzoso, aiuta a realizzare progetti importanti per il futuro, anche in ottica previdenziale. Non bisogna essere esperti per investire. Provvedono i gestori, selezionati tra i migliori al mondo. I fondi possono essere scelti liberamente e se lo si desidera, si possono cambiare. Si può entrare in mercati di difficile accesso in totale sicurezza. L'ampia diversificazione non garantisce un risultato certo, ma si azzera il rischio legato all'andamento dei titoli singoli. Lehman Brothers, infatti, ci insegna che non si è mai troppo grandi per fallire. È flessibile, non c'è l'obbligo di completare il piano, che si può abbandonare in caso di problemi economici. Si possono fare aggiunte o prelevamenti parziali. È trasparente, si può sempre controllarne l'evoluzione. Al termine dei versamenti pattuiti si può riscuotere il capitale maturato oppure lasciarlo lì o ancora convertirlo in rendita e si può decidere all'ultimo istante. Il gruzzolo che si va formando nel vostro salvadanaio può servire per estinguere in anticipo un mutuo o un prestito. In questo modo ci si può regalare la macchina dei sogni o un chiosco ai Caraibi. Perché no? È assolutamente indispensabile per chi non riesce mai a mettere da parte nulla. Mister Manibucate. 100 euro al mese, investiti su un fondo indicizzato al MSCI World, il paniere rappresentativo delle maggiori borse internazionali, che ha avuto un rendimento medio del 7% nell'ultimo mezzo secolo, dopo 10 anni diventano 23.430 euro, quasi il doppio. Però l'identico ammontare di risparmio mensile, dopo 20 anni, produce un montante di 91.493 euro, e cioè il quadruplo. Attenzione, se allunghiamo a 30 anni, il totale che si genera sale a 267.961 euro, oltre 7 volte e mezza il versato, con soli 100 euro. Figuriamoci con 200 o 300 o 500 euro. Avete presente la favola della scacchiera? Ecco, ci andiamo molto vicini. Come direbbe il tizio, Ragionateci sopra. Oggi cosa facciamo? E chi lo sa? sono tutto storto. Davvero utile.